Le crociate sono famose come la grande macchia della Chiesa di Roma, un periodo di guerre di conquista e di sfida agli infedeli che non ha avuto precedenti né eventi successivi che le abbiano eguagliate. Ma da dove originano e perché si arriva a indire la prima crociata? Lo capiamo nel video di oggi, ma prima ricordate che per sostenerci potete iscrivervi, abbonarvi qui o su Patreon o anche comprare il libro L'ultima ora, la storia dell'uomo attraverso la pena di morte. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Su YouTube il 60% di voi guarda i nostri video ma non è iscritta. Se tutti cliccaste sul tasto rosso saremmo già a più di 1 milione e chissà che non riusciremo a produrre documentari nei luoghi dove si sono svolti i fatti. Joel ha già la valigia pronta e anch'io. E voi? Sareste pronti a seguirci? Se volete scoprire cosa siamo in grado di fare, sosteneteci. Noi ci impegneremo a non deludervi. L'anno 1000, secondo antiche profezie, doveva segnare la fine del mondo. Si aspettava l'Apocalisse descritta da San Giovanni nel suo Vangelo, e invece succede il contrario. Inizia un periodo di grande fervore religioso, culturale ed economico, che porta a una sorta di rinascita dell'Occidente cristiano. Ma all'orizzonte, proprio in quel periodo, sta prendendo forma un pericolo che nei secoli a venire sarà il terrore del mondo cristiano, i turchi. Più precisamente, in quegli anni, sono i turchi selgiuchidi a dilagare da oriente verso occidente. L'espansione islamica da parte degli arabi era già avvenuta. A partire dal VII secolo avevano conquistato l'impero persiano, gran parte del Nord Africa, Cipro, la penisola iberica e, a est, si erano spinti fino a Kabul e Samarcanda, senza contare il dominio per periodi relativamente brevi su Creta e la Sicilia. Ma i turchi fanno più paura perché in breve tempo, partendo dalle steppe dell'Asia centrale, conquistano la Persia, l'Armenia, la Siria e quasi l'intera Anatolia. Nel 1073 riescono anche a strappare Gerusalemme e la Palestina al Califfato d'Egitto, governato dalla dinastia sciita dei Fatimidi. I turchi sono meno tolleranti dei loro predecessori e i pellegrini cristiani che arrivano in Terra Santa si sentono in pericolo. In realtà l'intera Europa si sente minacciata dall'avanzata turca, che sembra inarrestabile. Anche i confini est dell'impero romano d'Oriente sono a rischio, in particolare dopo la sconfitta subita dai cristiani nel 1071 a Manzicerta. Nel 1073 l'imperatore Michele VII chiede soccorso a Papa Gregorio VII, che avrebbe voluto aiutarlo, ma poi si trova troppo invischiato nelle beghe tra papato e Sacro Romano Impero e la campagna militare finisce in nulla. A occidente è iniziata la reconquista dei territori iberici da parte dei locali regni cristiani, che hanno l'appoggio del Papa. Urbano II esorta i fedeli di Spagna a riappropriarsi di Tarragona e lo fa usando quei toni che poi riprenderà per predicare la prima crociata. La reconquista potrebbe essere considerata una specie di crociata ante litteram, anche se mancano alcuni elementi di quelle che saranno considerate dall'Occidente delle guerre sante. Nel mentre i normanni che sbarcano in Sicilia nel 1061 la strappano agli arabi entro il 1086. L'XI secolo vive quindi un periodo molto complesso e in continuo divenire tra invasioni e riconquiste, lotte tra cristiani e musulmani e contrasti interni al variegato mondo islamico. Anche il mondo cristiano nel 1054 si divide in due dopo il grande scisma. La Chiesa orientale non riconosce il primato del Papa di Roma sui 4 patriarchi di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, che vogliono riconoscere al Papa il primato solo a livello di titolo onorifico e quindi senza consegnargli una vera autorità. Quando Gregorio VII progetta la campagna militare in Oriente, quella che poi non partirà, forse spera di ricucire lo scisma. Urbano II nutre la stessa speranza quando l'imperatore bizantino Alessio I Comneno nel 1095 chiede il suo aiuto contro i turchi. La lettera che arriva al Papa ha toni drammatici. I turchi sono alle porte di Costantinopoli, mentre i pellegrini in Terra Santa subiscono violenze di ogni tipo. Il Papa accoglie la richiesta di soccorso. Durante il concilio di Clermont nel novembre del 1095 rivolge un appello ai nobili e al clero per spingere a prendere la via del Signore, per liberare le chiese d'Oriente. Il testo originale di questo discorso non è noto e ne esistono 5 versioni, tutte diverse, una dall'altra. Nonostante le differenze, l'appello del Papa è considerato l'atto di inizio della prima crociata, che si svilupperà in un modo che Urbano II non ha previsto, perché alla chiamata aderiscono un numero enorme di nobili e plebei. Il Papa forse vuole solo portare aiuto all'imperatore d'Oriente, senza esortare alla liberazione della Terra Santa.
La parte del discorso su questo punto è forse un'aggiunta successiva, dopo gli straordinari risultati ottenuti dalla prima spedizione. A monte c'è anche la volontà di riaffermare la supremazia papale rispetto al sovrano del Sacro Romano Impero, in quel difficile periodo passato alla storia come lotta per le investiture, durante il quale si arriva addirittura alla compresenza di 2 papi perché, e sto semplificando molto naturalmente, l'imperatore non vuole rinunciare al privilegio di mettere becco nelle nomine del clero. Quel che è importante sapere è che l'appello del Papa suscita un entusiasmo che va al di là di ogni immaginazione. La folla presente a Clermont risponde a una sola voce: Dio lo vuole! Iniziano così le crociate, battaglie che si pensano sante per i 2 secoli successivi. Il termine crociata, che si inizia a usare solo dal 1700 in poi, deriva forse dal termine latino cruciare, ovvero segnare con la croce, dovuto al segno distintivo dei crociati, detti anche croce signati, una croce rossa cucita sulla spalla destra dei loro abiti. I crociati definivano se stessi come pellegrini, quelle spedizioni dei veri e propri pellegrinaggi contro gli infedeli. Le motivazioni di queste spedizioni sono politiche ed economiche. Il grande sviluppo demografico dell'epoca richiede la ricerca di nuovi territori. Ci sono tanti giovani in giro per l'Europa, senza contare i figli cadetti della nobiltà, che non ereditano terre né ricchezze e possono scegliere solo fra carriera ecclesiastica e militare. La cosa provoca una situazione di diffusa violenza che preoccupa Urbano II. Spedire fuori dai confini turbolenti cadetti avrebbe pacificato l'Occidente. Loro, i nobili senza terra, intravedono la possibilità di un riscatto economico grazie alla conquista di territori d'oltremare, tant'è vero che alcuni storici vedono le crociate come il primo esempio di occupazione coloniale degli europei. C'è anche la prospettiva di aprirsi a nuovi e ricchi mercati, a cui puntano le repubbliche marinare italiane come Genova, Pisa e Venezia, che infatti forniscono aiuto ai crociati a patto di poter aprire nuove basi commerciali nel Mediterraneo. E poi c'è la grande paura di una conquista islamica, vista l'inarrestabile marcia dei turchi. Sono tutte motivazioni accettate dagli storici, alle quali bisogna aggiungere quella religiosa, spesso sottovalutata e considerata solo una scusa per giustificare una guerra di conquista. In realtà, nel caso della prima crociata, il fervore religioso dell'epoca gioca un ruolo importante, forse addirittura preminente rispetto ai motivi citati. Secondo storici come Franco Cardini e Alessandro Barbero, ma anche altri, quella spedizione non è una missione militare, ma un pellegrinaggio armato. Perché il pellegrinaggio nei luoghi santi è, per i cristiani dell'epoca, non obbligatorio, ma comunque un dovere molto sentito. Uno dei cammini principali è quello in Terra Santa, al Santo Sepolcro. Dopo la conquista araba, i pellegrinaggi a Gerusalemme sono abbastanza sicuri, ma l'arrivo dei turchi cambia le cose, intanto perché le lotte fra musulmani, Selgiukidi e Fatimidi, rappresentano già di per sé un pericolo, e poi perché i turchi si lasciano spesso andare a violenze contro i pellegrini. Da qui nasce la necessità di un pellegrinaggio armato, tutto intriso di una passione religiosa che contempla anche la possibilità di morire in nome di Dio, così come di uccidere in nome di Dio. Salve, scusate se mi intrometto. Mi presento, io sono Pubble e mi inserisco giusto qualche minuto per allacciarmi a quello che vi ha appena detto Matteo sul combattere in nome di Dio, o meglio, uccidere in nome di Dio. Insomma, un concetto che non è proprio una cosetta da poco. La domanda che vi sarà sicuramente venuta in mente a questo punto è: ragazzi, aspettate un attimo, ma cosa succede? Il non uccidere non è forse uno dei comandamenti? Ma non uccidere Tizio o non uccidere Caio, non uccidere proprio in assoluto. Non è forse uno di quei comandamenti che proprio Dio diede al suo popolo attraverso Mosè? Tra l'altro è anche scritto chiarissimo in Esodo 20:13, indicando così che nessuno oltre Dio abbia il diritto di togliere la vita a un altro uomo, in nessun caso. E allora vi direte voi, come si è passati da questo, dal porgi l'altra guancia dei Vangeli, cioè da quella dottrina buona che aveva riguardato il cristianesimo delle origini, al dire ai fedeli che invece si può uccidere perché Dio lo vuole? In pratica tutto il contrario di quello che avevano detto fino a prima. In effetti basterà pensare che è proprio l'avversione alla vita guerriera dei primi cristiani uno dei motivi per cui i romani li guardavano con tanta diffidenza, e proprio perché i cristiani delle origini si appellavano a quel comandamento sacro del non uccidere che non volevano combattere. Che Roma, che era la società guerriera per eccellenza, questa cosa non è che la vedesse proprio bene. Questo era uno dei motivi per cui i cristiani venivano additati come nemici dell'impero, proprio perché rifiutavano
rispecchiavano quegli ideali bellici su cui Roma si fondava. E quindi, come si è passati da un dio che rifiuta la guerra a un dio che vuole che la si faccia in suo nome? Beh, la questione potrà sembrare anche banale, ma in realtà furono non pochi quelli che rimasero totalmente spiazzati da questo improvviso cambio di marcia della fede. E tutto parte da quel concetto di guerra giusta di cui vi ha parlato anche Matteo. Un concetto ancor più antico del cristianesimo. Un concetto che in realtà era stato già affrontato da Cicerone, che in varie opere parlava proprio di bellum iustum, ma l'accezione in realtà era del tutto diversa. Riguardava più che altro i passaggi formali delle dichiarazioni di guerra. Una specie di diritto internazionale, diciamola così, esagerando ovviamente. Era una guerra giusta quella che veniva annunciata, dichiarata e finalizzata per riparare un torto o ricacciare indietro i nemici. Ma l'idea più profonda di guerra giusta, per intenderci, quella che se vai ad uccidere non sei peccatore agli occhi di Dio e vieni pure assolto in formula piena, beh, quella risale proprio al pensiero cristiano. Da Agostino a Tommaso d'Aquino, ed è proprio nelle crociate che trova slancio, perché beh, si sa, fatta la legge, trovato l'inganno. E questo vale anche se quella legge è quella sacra. E le dottrine spesso possono o piegarsi o addirittura cambiare in base alle esigenze del momento, le esigenze politiche del momento. Insomma, Sant'Agostino, appunto il padre e dottore della Chiesa Cattolica, fu il primo che cercò di trovare le giustificazioni del dogma per fare le guerre, esattamente come si fa alla moderna maniera, distinguendo tra le guerre che si fanno per brama di potere, che lui definiva vero e proprio brigantaggio, e le guerre pure, cioè quelle che non vengono fatte per odio, ma per evitare un male maggiore. Sempre guerra è, ma un po' più infiocchettata, ecco. Durante le crociate, che sarà appunto il momento massimo in cui si avrà la necessità di conciliare guerra e fede, sarà Tommaso d'Aquino ad approfondire meglio questo concetto per trovare tutte le giustificazioni giuste al momento giusto. Rispolvererà le idee di Agostino e ne riprenderà il principio appunto di guerra giusta, radicandolo ancora di più nel pensiero dei fedeli. Ma non era ancora abbastanza per uscire da quel cortocircuito ideologico. La guerra non poteva essere solo giusta, doveva diventare santa, e il passaggio definitivo verrà compiuto da Bernardo di Chiaravalle. È con lui che si stabilisce la definitiva legittimazione della guerra nella Chiesa. Da giovane Bernardo non era proprio un grande ammiratore della cavalleria, anzi la trovava frivola, rammollita e soprattutto lontana dai valori, soprattutto quelli della fede. Ma quando la necessità della fede sarà proprio quella di fondersi con l'ordine cavalleresco delle crociate, ecco qui che Bernardo improvvisamente cambia idea, fino a diventare il teorico per eccellenza della guerra santa. È il 1130 quando pubblica il suo Lode alla nuova milizia. Certo, far digerire l'idea che un monaco potesse essere un combattente, in sintesi che le sue mani potessero essere sporche di sangue, seppur quello degli infedeli, in effetti era una cosa molto audace. Ma Bernardo era la persona giusta per riuscire in questo arduo compito, anche per mettere ordine in tutte quelle ambiguità di cui i fedeli si erano accorti. E quindi trova la chiave perfetta. Se il monaco è lo strumento di Dio, allora anche la spada portata dal monaco è strumento di Dio, e se quella spada uccide non commette peccato, anzi è autorizzato da Cristo in persona. Quindi tutto risolto, si può fare. Si può fare! Ma c'è un qualcosa di ancor più sottile oltre lo sdoganamento dell'omicidio. La guerra formulata in questo modo diventa definitivamente lo scontro tra bene e male. E se c'è il bene e ti autodichiari di essere il portatore del bene, beh, allora non c'è bisogno di stare a dare tante spiegazioni. Basta semplicemente spegnere i riflettori su quei precetti della fede che la guerra la condannano e accenderli invece magari su quei punti della dottrina che possono tornare funzionali. Insomma, selezionare con il lanternino quella retorica che può tornare più utile. Uccidere un infedele diventa così non solo volontà di Dio, ma permette anche al buon crociato di poter aspirare a diventare martire. Un grande spot motivazionale alla guerra santa. Così è stato, ma è ancora oggi. È con queste tecniche che il potere politico riuscì ai tempi a plasmare la dottrina, e oggi, in termini molto più terra-terra, anche gli atteggiamenti e i pensieri delle persone. Concetto, ahimè, drammaticamente attuale anche nelle guerre di oggi.
Adesso vi rilascio a Matteo. Ciao, alla prossima! Visto che sono in tanti ad essere entusiasti nel rispondere all'appello di Urbano II, la crociata rende necessarie delle regole, a cominciare dal giuramento prestato dai pellegrini. Chi fa voto di adesione non può tirarsi indietro, pena la scomunica. Di contro viene concessa la remissione delle penitenze, perché il pellegrinaggio è di per sé considerato una forma di penitenza. Dal canto suo la Chiesa manda un proprio rappresentante, Ademaro de Montei, che si fa garante della protezione dei familiari e dei beni dei crociati. Viene fissata la data per la partenza, il 15 agosto del 1096. Urbano II ottiene risultati anche troppo buoni. Tutti vogliono partecipare, contadini, persone malate, donne, monaci, una massa di gente spinta da profonda fede religiosa e poi chissà per quali altri motivi. Oggi non possiamo pretendere di conoscerli tutti. Il Papa cerca di arginare la cosa, ma non ci riesce. Ci sono i nobili divisi in 4 gruppi di provenienza: Francia, Fiandre, Germania e Italia meridionale. Dalla Francia partono Raimondo IV di Tolosa, Ugo di Vermandois, fratello del re, Roberto II di Normandia, Stefano II di Blois e anche Roberto II delle Fiandre. In Germania aderisce la crociata Goffredo di Buglione con i fratelli Eustachio e Baldovino, mentre in Italia si fa avanti Boemondo d'Altavilla con il nipote, o forse il cugino, Tancredi. Boemondo è un caso a parte. Lui era già entrato in conflitto con i bizantini e fin dall'inizio spera di conquistarsi un posto al sole in Oriente. Per lui vale quindi la motivazione economica, che però non può essere attribuita a tutti senza distinzioni. Tanto è vero che molti nobili francesi a fine crociata tornano in patria. Oltre a loro anche la Repubblica di Genova contribuisce alla spedizione, fornendo navi da trasporto. Le 4 compagnie di crociati, partite nell'agosto del 1096, arrivano a Costantinopoli in tempi diversi e percorrendo strade diverse. Li precede però un altro esercito che non marcia sotto l'egide del Papa, ma si è raccolto intorno a una figura quasi messianica. Prima di cavalieri e principi, parte alla volta di Gerusalemme un esercito improvvisato formato da una massa di gente povera o di nobiltà di basso rango, guidato da uno strano personaggio, Pietro l'Eremita. È un sacerdote che se ne va in giro scalzo e vestito di stracci, capace di infiammare folle di persone durante le sue predicazioni in Francia e Renania. Nel suo viaggio a piedi verso la Terra Santa lo seguono donne, preti, contadini, monaci, poveracci, un piccolo numero di soldati. Una truppa indisciplinata che ha come avanguardia un gruppo più ristretto, guidato da un cavaliere senza risorse economiche, e ce lo dice pure il nome: Gualtieri senza averi. Nei territori che attraversano, i 2 gruppi compiono razzie e saccheggi che portano a un'inevitabile reazione della popolazione locale. Gualtieri arriva per primo a Costantinopoli già nel mese di luglio del 1096, ma non prima di essersi scontrato con i cittadini di Semlin, al confine fra il regno d'Ungheria e l'impero bizantino. Anche l'esercito di Pietro arriva a Semlin, dove massacra 4.000 persone, tutte di religione cristiana, per poi saccheggiare anche Belgrado. Non solo, i seguaci di Pietro si scontrano anche con le truppe bizantine a Nis, prima di arrivare a Costantinopoli nel mese di agosto. L'imperatore pensa di trattenerli nella capitale fino all'arrivo dei crociati nobili, ma il loro comportamento violento lo costringe a traghettarli in Asia, al di là del Bosforo. Lì, nei pressi di Nicea, se la devono vedere con i turchi, che li sbaragliano nella battaglia di Civedotto. Fra le migliaia di vittime, circa 20.000, c'è Gualtieri, ma non Pietro, che nel frattempo è tornato a Costantinopoli. Lì, con i pochi superstiti, circa 3.000 persone, aspetta i crociati nobili. In parallelo con la crociata dei poveri, parte la cosiddetta crociata dei tedeschi, che in quel clima di esaltazione religiosa prende la strada dell'antisemitismo. Pietro l'Eremita lascia a Colonia un suo seguace, con il compito di raccogliere altre forze. In breve si radunano 3 eserciti, responsabili dei massacri della Renania, che sono in sostanza dei pogrom contro gli ebrei e fanno migliaia di vittime. Non lo sanno molti, ma il primo olocausto ebraico è proprio quello legato al passaggio dei crociati in Europa verso la Terra Santa, durante il quale si contano almeno 50.000 vittime. Alessio I, che già ne ha avuto abbastanza con Pietro l'Eremita, non è certo entusiasta per l'arrivo dei crociati, anche per un altro motivo. Nella lettera scritta al Papa aveva fatto richiesta di un contingente mercenario e non certo di tutti quegli eserciti difficili da tenere sotto controllo e di cui non si fida troppo. Ribadisce, come già disposto dal Papa, che
che i territori riconquistati ai turchi devono tornare sotto la sua sovranità. E poi chiede ai crociati di non devastare le province dell'impero che attraversano, perché il passaggio di quella massa di persone non è mai privo di violenze e saccheggi. Pretende un giuramento di fedeltà dai principi, che ottiene a fatica e non da tutti. In cambio, l'imperatore garantisce il sostentamento delle truppe e il loro trasporto al di là del Bosforo. Si parla all'incirca di 20.000 persone. I crociati arrivano in Asia al momento giusto. L'impero dei turchi selgiukidi si è frammentato in diversi sultanati, spesso in guerra fra loro, mentre gli arabi del califfato fatimide si riprendono Gerusalemme quando gli eserciti cristiani sono già in Terra Santa. La situazione è quindi favorevole ai crociati. La prima tappa è Nicea, città che faceva parte dell'impero romano d'Oriente e che in quel momento è la capitale del sultanato di Rum. Il sultano Arslan, che si è allontanato per risolvere un conflitto interno, non è troppo preoccupato dalla presenza dei crociati. Aveva già sconfitto con facilità l'esercito di Pietro l'Eremita. Nel maggio del 1097 i cristiani iniziano l'assedio, supportati anche da forze dell'esercito imperiale. Sono proprio i bizantini a organizzare un blocco dei rifornimenti alla città, che è costretta ad arrendersi. La resa a metà giugno viene concordata fra i turchi e i comandanti bizantini, senza che i crociati ne siano informati. Lo scoprono solo quando vedono sventolare le bandiere dell'impero sulle torri della città. Questa pace separata serve a impedire il saccheggio della città da parte dei crociati, che non la prendono benissimo. D'altronde erano queste le regole che loro stessi avevano giurato di rispettare. Un piccolo contingente di bizantini, guidati dal fidatissimo generale Tatichios, accompagna gli eserciti crociati nella loro marcia in Asia Minore. Serve qualcuno che faccia da guida in quel paese sconosciuto e soprattutto serve qualcuno che faccia rispettare gli accordi presi con Alessio I. Già alla fine di giugno i crociati riprendono la marcia, divisi in due gruppi. Quello di testa, guidato da Boemondo d'Altavilla, il 1 luglio si scontra a Dorileo con l'esercito di Arslan, che accerchia i normanni con i suoi temibili arcieri a cavallo. Qualcuno riesce ad allontanarsi per chiedere aiuto alla seconda colonna, guidata da Goffredo di Buglione, che ribalta le sorti della battaglia. I turchi al suo arrivo preferiscono abbandonare il campo. I crociati, che proseguono attraverso l'Anatolia, si trovano in difficoltà perché Arslan ha fatto terra bruciata sul loro percorso. Siamo nel bel mezzo della stagione estiva in Medio Oriente e scarseggiano viveri e acqua. Nonostante i crociati tentino di saccheggiare tutto quel che trovano, muoiono per fame o sete molti uomini e molti cavalli. La situazione è drammatica, ma non impedisce a diversi condottieri di litigare fra loro. Si contendono il comando dell'intera spedizione, ma nessuno riesce a prevalere. Intanto iniziano le prime campagne separate. Baldovino, fratello di Goffredo di Buglione, e il normanno Tancredi si dirigono verso l'Armenia con due contingenti separati. I due entrano in conflitto e Tancredi preferisce abbandonare il campo. Baldovino prosegue la sua campagna con l'appoggio della popolazione armena che vuole liberarsi dei Selgiukidi. Alla fine il sovrano armeno di Edessa, Toros, gli offre la correggenza e lo adotta come figlio. L'ingrato, a quanto pare, non ostacola alcuni nobili locali che uccidono il padre adottivo e la moglie. Subito dopo viene riconosciuto sovrano e assume il titolo di conte di Edessa. È nato il primo stato crociato nel mese di marzo del 1098. Tancredi decide di ricongiungersi con l'esercito crociato e nel frattempo è arrivato sotto le mura di Antiochia, città dalla lunga storia e soggetta a varie dominazioni. Fa parte dell'impero romano d'Oriente quando, nel 1084, la occupano i turchi selgiukidi ed è con loro che devono vedersela i crociati. Antiochia viene definita molto forte e quasi inespugnabile. Impossibile conquistarla con un attacco diretto e i crociati iniziano l'assedio il 21 ottobre del 1097. Sperano in una capitolazione della città o almeno in un tradimento dall'interno. Ma i crociati non sanno che il governatore, Yaghissian, si è preparato a quell'assedio. Come prima cosa ha imprigionato il patriarca ortodosso, poi ha cacciato dalla città gran parte della popolazione cristiana e infine ha chiesto aiuto ad altri sultanati. Nel frattempo ha fatto scorta dei viveri. Fuori dalle mura di Antiochia si accampano, divisi in gruppi, le truppe cristiane, però non sono sufficienti ad accerchiare l'intera città.
Gli assediati riescono a fare delle sortite per contrastare l'approvvigionamento di viveri, tanto che a fine dicembre i crociati sono già senza scorte, anche se a novembre erano arrivati dei rifornimenti dalle navi genovesi. Goffredo di Buglione è ammalato, mentre Boemondo con Roberto di Fiandra si avventurano alla ricerca di cibo con migliaia di uomini al seguito. Yaghisian, che vede il momento favorevole, attacca il campo di Raimondo IV, ma non riesce ad avere la meglio. Intanto l'esercito del sovrano di Damasco, Ducac, corso a prestare aiuto ad Antiochia, intercetta le truppe di Boemondo e Roberto, ma anche in questo caso senza risultati. I crociati tornano all'accampamento, ma senza molti rifornimenti. La situazione è difficile da ambo le parti, mentre accadono cose che sono considerate prodigi infausti. Il 30 dicembre c'è una scossa di terremoto seguita da quella che viene descritta come un'aurora boreale. E poi le piogge che sembrano non finire mai e un gran freddo, troppo freddo, che induce Ducac a tornarsene a Damasco. Nel campo crociato tutte quelle contrarietà sono viste come un segno della collera di Dio. Hanno commesso troppi peccati i crociati e devono fare penitenza. Ademaro ordina che si osservi un digiuno di 3 giorni, un ordine a cui è facile obbedire visto che le scorte di cibo sono quasi finite e già qualcuno inizia a morire di fame. Durante l'assedio di Antiochia, i crociati muoiono più per fame che per mano dei turchi, 1 su 5 secondo Matteo di Edessa, uno storico dell'epoca. Insomma, il morale è a terra e c'è chi inizia a pensare che, in fondo, è meglio tornarsene a casa. Ci provano Pietro l'Eremita e un visconte francese tale Guglielmo, detto il falegname per la sua forza fisica. Boemondo manda qualcuno a riacchiapparli per evitare altre defezioni. Se ne va anche il generale bizantino Tatichios con i suoi 2000 uomini. È un tradimento? No, c'è lo zampino di Boemondo che informa il generale di un complotto ai suoi danni da parte degli altri comandanti. Viceversa, ai crociati racconta che Tatichios se n'è andato perché è un vigliacco e un traditore. Questo inganno ha uno scopo ben preciso. Antiochia, una volta presa, non deve essere restituita all'imperatore, anzi, sarà Boemondo stesso a prenderne il possesso. Intanto a febbraio ad Armanforte e Yaghisian arriva il sovrano di Aleppo, Ridvan, ma anche lui se ne torna a casa dopo una brutta batosta presa dai crociati. Con la primavera la situazione inizia a migliorare, ma alla fine di maggio i crociati sono ancora accampati sotto le mura di Antiochia. Intanto da Mosul si sta avvicinando l'esercito di Kerboga, che decide però di mettere sotto assedio prima Edessa per non lasciarsi dei nemici alle spalle. Si ferma lì 3 settimane senza risultato e così riprende la marcia verso Antiochia. Si sono uniti a lui anche Ducac, Ridvan e altre truppe ancora, formando un esercito temibile che avrebbe avuto ottime probabilità di sbaragliare i crociati. Ma è troppo tardi, quelle 3 settimane perse a Edessa fanno la differenza fra vittoria e sconfitta. Perché intanto Boemondo è riuscito a corrompere una guardia della città che promette di far entrare i crociati in cambio di denaro e un titolo. Il normanno informa gli altri comandanti. Lui può farsi aprire le porte di Antiochia, ma in cambio vuole diventare il principe. Raimondo IV si infuria perché vuole prestare fede al giuramento fatto all'imperatore, ma gli altri cedono. Kerboga è vicino e non hanno altra scelta, a meno di disertare, come fa Stefano di Blois e qualcun altro, che il 2 giugno se ne vanno con armi e bagagli. Quella notte stessa i crociati entrano in città e succede il finimondo. I morti non si contano anche tra i greci e gli armeni rimasti ad Antiochia. I cristiani prendono il controllo della città, a eccezione della cittadella fortificata, rimasta in mano ai turchi. Il 5 giugno arriva Kerboga, che prova un assalto diretto, ma fallisce. Allora mette sotto assedio la città. La situazione si è ribaltata. I crociati sono dentro e i turchi sono fuori. Intanto Stefano di Blois, sulla via del ritorno verso casa, incontra Alessio I, che sta andando ad Armanforte ai crociati. No, non serve, tutto è perduto, dice Stefano, che non sa degli sviluppi della situazione. Così l'imperatore se ne torna a Costantinopoli, ma ad Antiochia la situazione per i crociati è davvero disperata, hanno fame e il morale è a terra. A risollevarlo ci pensa una sorta di mistico francese, tale Pietro Bartolomeo, che racconta di aver avuto delle visioni, magari c'entrava la fame, di Sant'Andrea. Il santo gli ha detto che in città è nascosta la Sacra Lancia, proprio quella che aveva trafitto il costato di Gesù. Il vescovo Ademaro non gli crede, lui ha già visto una reliquia della lancia, ma gli altri sì. Il 15 giugno, scavando nella cattedrale, viene recuperata una punta di lancia. È un segnale divino.
Tra i crociati c'è chi ci crede e chi no, ma comunque il morale migliora un po'. Intanto i musulmani là fuori litigano fra loro e quasi quasi Kerbogha viene visto come un pericolo maggiore rispetto ai cristiani. Il 28 giugno si arriva alla resa dei conti. Forti della Sacra Lancia, i cristiani escono da Antiochia e affrontano i turchi. All'inizio muoiono molti crociati che sembrano soccombere, poi iniziano le visioni. San Giorgio, San Mercurio e San Demetrio combattono al loro fianco, non possono perdere. Intanto diversi comandanti musulmani abbandonano il campo di battaglia e Kerbogha è costretto a fuggire. Anche l'ultimo presidio turco, la cittadella fortificata di Antiochia, deve arrendersi. La città è nelle mani dei crociati, o meglio, di Boemondo d'Altavilla. Nasce il secondo regno crociato. Intanto si diffonde un'epidemia di peste che si porta via molti soldati, compreso il vescovo Ademaro, mentre i morsi della fame non si placano. I capi crociati continuano a litigare fra loro e la spedizione sembra essere a un punto morto. I soldati si stancano e minacciano di partire verso Gerusalemme senza di loro. La situazione si sblocca a inizio 1099, quando riprende la marcia verso la Terra Santa. Prima però assediano Mara, dove avvengono episodi di cannibalismo, riportati da diversi cronisti cristiani e da una fonte araba. Non è però chiaro se la causa del cannibalismo sia stata solo la fame o se la pratica sia servita anche a incutere terrore nei nemici, come una sorta di guerra psicologica. Pare che episodi simili fossero già avvenuti ad Antiochia e ancora prima durante la crociata dei Pezzenti di Pietro l'Eremita. Secondo alcuni cronisti dell'epoca, sono solo i superstiti di quella crociata di poveracci di Titafur a macchiarsi di una tale vergogna. Questa però è una narrazione di comodo che consente di attribuire quella nefandezza a un gruppo di poveri disgraziati disarmati, salvando la reputazione degli eroici crociati in armi. La marcia verso Gerusalemme conosce pochi ostacoli, perché i sultanati in Siria si fanno la guerra fra loro, mentre le città dei turchi lungo il percorso preferiscono non opporre resistenza. I crociati arrivano alle porte di Gerusalemme il 7 giugno del 1098. Il governatore non turco ma fatimide prova a trattare, garantisce la libertà di pellegrinaggio in Terra Santa, a patto che i crociati si astengano dall'occupazione dei suoi territori. La proposta viene rifiutata, così il governatore caccia tutti i cristiani dalla città e avvelena i pozzi. I crociati non possono permettersi di assediare Gerusalemme, non hanno cibo, sono in pochi e non vanno d'accordo. L'unica strada è l'attacco diretto. Il 13 giugno tentano un primo assalto che però fallisce. Poi arriva il provvidenziale aiuto dei marinai genovesi che con il legno delle loro navi costruiscono delle torri d'assedio. Non manca nemmeno l'ormai consueta visione mistica. Un sacerdote afferma di aver ricevuto un messaggio dal defunto vescovo Ademaro. Serve un digiuno di 3 giorni e una processione attorno alle mura di Gerusalemme scalzi. I giorni passano e arriva la notizia che stanno arrivando delle truppe arabe in aiuto al governatore di Gerusalemme. Occorre sbrigarsi. Fra il 13 e il 15 luglio i crociati conquistano la città. È un massacro che non risparmia nessuno, non i musulmani, certo, e nemmeno gli ebrei, che finiscono bruciati vivi dopo essersi rifugiati nella sinagoga. Il 22 luglio, nella chiesa del Santo Sepolcro, si decidono le sorti del nuovo regno di Gerusalemme. La corona viene offerta a Raimondo IV, che però la rifiuta. L'accetta invece Goffredo di Buglione, che però preferisce il titolo di Advocatus Sancti Sepulcri, difensore del Santo Sepolcro. Goffredo muore giusto un anno dopo e il suo posto viene preso da Baldovino, il fratello che aveva fondato il primo regno crociato a Edessa. Il regno di Gerusalemme sopravvive fino al 1291, ma la città viene conquistata dal Saladino già nel 1187. Ma questa è un'altra storia. Urbano II non ha la soddisfazione di sapere che Gerusalemme è stata conquistata dai crociati, perché muore il 29 luglio del 1099, prima che la notizia sia giunta a Roma. Raimondo IV di Tolosa, dopo la conquista di Gerusalemme, si scontra prima con Boemondo e poi con Tancredi d'Altavilla. Nel 1102 diventa conte di Tripoli, anche se non l'ha ancora conquistata. Muore nel 1105, proprio mentre sta assediando la città, che poi sarà il quarto regno crociato. Tancredi d'Altavilla prende il posto di Boemondo ad Antiochia, dopo che questi viene catturato dai turchi. Al ritorno dello zio vive molte avventure nei vari regni d'oltremare, finché alla morte di Boemondo nel 1111 diventa il legittimo principe di Antiochia.
Poco più di un anno dopo muore, non in battaglia, ma di tifo. Alessio I Comneno è imperatore di un regno duraturo, 37 anni, e molto turbolento. Tra guerre, conquiste e importanti riforme, lascia un segno nella storia dell'impero romano d'Oriente. Muore nel 1118. Ugo di Vermandois, dopo la presa di Antiochia, torna in Francia, senza quindi aver assolto al voto iniziale. Per recuperare l'onore perduto, torna in pellegrinaggio, ma viene ucciso durante un'imboscata in Cilicia per mano del sultano Arslan. Stefano II di Blois abbandona la crociata d'Antiochia e torna in Francia. Una vergogna. La moglie lo convince a ripartire per la Terra Santa per prestare fede al voto. E lì resterà, perché muore in battaglia nel 1102. Tatichios, dopo le vicende di Antiochia, si scontra con pisani e genovesi in conflitto con i bizantini. Muore dopo il 1099, ma non sappiamo né dove né come. Pietro l'Eremita nel 1100 torna in Europa, in Belgio, e fonda un monastero, dove muore nel 1115. Pietro Bartolomeo è quello forse con il destino peggiore. Molti crociati non credono alla storia delle sue visioni e lo accusano di essere un ciarlatano. Allora lui si sottopone volontariamente all'ordalia del fuoco, rimane gravemente ustionato e muore dopo una decina di giorni, nell'aprile del 1099.